cosa che più frequentemente mi viene chiesta quando un cliente mi chiede di prendere in carico la sua macchina è quella di formattarla. E come abbiamo visto in tanti video precedenti, questo ormai non è un problema e non lo sarà più nemmeno per te a questo punto. Ma la seconda cosa che mi viene chiesta è di salvare tutti quanti i suoi dati, e questo va bene perché ormai sappiamo bene come fare un backup, e tutte quante le sue applicazioni e i suoi programmi. E qui la cosa diventa potenzialmente un inferno. Perché, a parte che ogni app ha le sue impostazioni che possono essere potenzialmente fino a centinaia, e ognuna salva i dati in tanti file e in tante cartelle differenti. Quindi fare un salvataggio completo di tutte queste impostazioni per ogni singola app può diventare un'impresa virtualmente impossibile, a meno che tu non conosca il programmino che sto per presentarti. Vuoi conoscerlo anche tu? Ti senti pronto? Iniziamo. Come puoi vedere, per presentarti il software di oggi ho preparato una versione di Windows 11 su cui ho installato già diversi programmi. Naturalmente non andremo a backupparli tutti, ma soltanto per questioni di tempo e di semplicità di spiegazione. Detto questo, apriamo il nostro browser di fiducia, come sempre, e nel motore di ricerca andremo a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e, come sempre, il primo risultato, quello afferente al dominio gentiluomodigitale.it, sarà quello che ci interessa. Quindi andiamo a farci clic su, e nel sito del canale che si aprirà andremo a scegliere la sezione Downloads. Dopo averci fatto clic su, tutto quello che dovremo fare sarà scendere nella pagina un po' più in basso fino a individuare l'applicazione che si chiama Clone App, facendo clic sul pulsante File Download per scaricarla. Una volta scaricata, ci basterà fare doppio clic per aprire l'applicazione e potremo aprirla anche con Esplora File. Potremo chiudere il browser ed andare a selezionare tutto quanto il contenuto e trascinarlo sul nostro desktop. In alcuni secondi l'operazione viene terminata, possiamo chiudere la cartella e quello che avremo saranno 3 cartelle e 2 file. A questo punto è necessario fare una piccola precisazione. Quella che stiamo per utilizzare è una app portable e questo è molto importante perché innanzitutto abbiamo la possibilità di non installarla. In secondo luogo possiamo metterla ad esempio su un pendrive oppure su un disco esterno e utilizzarla ogni volta che vogliamo su ogni computer che vogliamo. In questo caso, per semplicità, io creerò semplicemente una cartella sul desktop facendo clic con il pulsante destro e scegliendo la voce Nuova cartella, a cui darò il nome appunto Clone App, e prenderò tutti quanti i file e le cartelle che abbiamo appena estratto e li trascinerò qui dentro. Avremo quindi una singola cartella che contiene, se la andiamo ad aprire, 3 sottocartelle e 2 file. Ed ora andiamo a vedere finalmente come utilizzare questa app. Tutto quello che dovremo fare sarà un doppio clic sul file che si chiama cloneapp.exe e vedremo che immediatamente ci si aprirà la finestra principale del programma. Come puoi vedere c'è una lista abbastanza nutrita di software che questa app è in grado di backuppare. Naturalmente non sarà necessario andare a selezionare ciascuno dei software che abbiamo installato perché esiste una apposita funzione che è questa qui, si chiama Select Installed. Se ci facciamo clic su, vedremo che viene effettuata una scansione di tutto quanto il contenuto del nostro computer e verranno automaticamente individuati i software che sono effettivamente installati. Potrai notare che ci sono una serie di funzionalità di Windows che possono essere backuppate da questo programma e oltre a queste vediamo che ha individuato i vari software che abbiamo installato, come ad esempio VLC Media Player
oppure non so, possiamo vedere Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Everything e così via. Naturalmente, come ho anticipato, non andremo ad effettuare il backup di tutti questi, ma ci limiteremo a personalizzare un pochettino un paio di queste applicazioni ed andremo ad effettuare il backup solamente di queste. Andiamo quindi ad aprire Firefox, dove vediamo che ho già inserito un po' di segnalibri. E la stessa cosa andremo a fare su Google Chrome. Vado quindi ad aprire ad esempio la pagina di Gentiluomo Digitale e la aggiungo tra i preferiti qui sulla barra. Ancora faccio la stessa cosa con il canale YouTube, lo apro e lo vado ad aggiungere tra i preferiti. È partita la musichetta. Ok, se mi parte la ridarola è la fine. Andiamo ad aggiungere qualcos'altro, ad esempio il canale del nostro moderatore Red Joe Chili Peppers, che ci insegnerà qualsiasi cosa sulla coltivazione dei peperoncini. Fermiamolo prima che arrivi anche il nostro amico Red Joe e aggiungiamo il canale, anche questo, alla barra dei preferiti, quindi abbiamo il nostro Chrome già un pochino personalizzato. Ti preciso che anche se andassimo ad aggiungere delle password o delle personalizzazioni di Chrome, tutto quanto questo verrebbe comunque salvato dal nostro software. Chiudiamo il browser e andiamo a vedere come effettuare il nostro backup. Deselezioniamo tutti quanti i software che sono selezionati cliccando semplicemente Select All per 2 volte. La prima selezionerà tutto e la seconda deselezionerà tutto quanto. Andiamo ad aggiungere al nostro backup Google Chrome e Mozilla Firefox, essendo in ordine alfabetico li troviamo reciprocamente ovviamente alla G e alla M, e dopo averli spuntati andiamo a cliccare sul pulsante Backup. Ci viene chiesto se vogliamo effettuare il backup di queste 2 applicazioni. Noi rispondiamo di sì e vediamo che parte una operazione di salvataggio di tutte quante le cartelle sia di Google Chrome che di Mozilla Firefox. In questo caso inoltre ci viene detto che Mozilla Firefox risulta aperto in questo momento e ci viene chiesto il permesso di chiudere l'applicazione. Naturalmente clicchiamo su sì, a patto che tu non abbia dei dati non salvati nelle applicazioni che stai backuppando. In questo caso salva prima i dati e poi clicca sul pulsante sì. Ecco che Chrome viene chiuso e parte il backup anche del contenuto di Chrome. Ecco fatto, dovremmo aver terminato. Il log ci informa che il processo di backup è completo e se torniamo nella cartella di installazione del programma, aprendo la sottocartella backup, vedremo che saranno state create 2 cartelle che si chiamano Google Chrome e Mozilla Firefox, che contengono appunto i nostri dati. Ed ora andiamo a vedere come reimpostare queste cose su una nuova macchina. Per farlo chiudiamo il programma e andiamo ad inserire un pendrive nel nostro computer in cui andremo a copiare tutta quanta la cartella che abbiamo creato sul desktop che si chiama Clone App. Facciamo quindi clic con il pulsante destro sulla cartella, scegliamo la voce invia a e nell'elenco che si apre andremo a selezionare la lettera di unità, nel mio caso la F, corrispondente al nostro pendrive. Clicchiamoci su, attendiamo alcuni secondi che venga effettuata la copia di tutto quanto sul nostro pendrive. Ecco fatto, la copia è stata effettuata e adesso possiamo formattare la nostra macchina. Ed eccoci qui su una macchina pulita e appena formattata. Quello che faremo sarà aprire il motore di ricerca e andare a reinstallare i programmi di cui abbiamo effettuato il backup, cioè Google Chrome e Mozilla Firefox. Per farlo molto rapidamente utilizzerò Ninite.
Ecco fatto. Abbiamo installato su questa macchina sia Firefox che Google Chrome, ma naturalmente se andremo ad aprire sia l'uno che l'altro ci accorgeremo che sono completamente vergini e che non hanno nessuna delle nostre impostazioni. Quello che dovremo fare a questo punto sarà inserire il pendrive che abbiamo creato precedentemente, aprire le risorse del computer, in questo caso il pendrive si chiama E e non più F, prendere Clone App e trascinarlo nuovamente sul desktop. Perfetto. Tutto quello che dovremo fare adesso sarà andare ad aprire la cartella che abbiamo appena trascinato e avviare Clone App dalla apposita icona. Ci troveremo su una schermata identica a quella che avevamo precedentemente, solo che in questo caso le voci Mozilla Firefox e Google Chrome saranno automaticamente spuntate. Per effettuare il ripristino del nostro backup, tutto quello che dovremo fare sul lato sinistro sarà di cliccare sul pulsante Restore e verremo avvisati che è stato trovato il backup che avevamo fatto in precedenza. Ci basterà cliccare su sì per confermare che vogliamo effettuare il restore e partirà un'operazione che durerà in questo caso solamente pochi secondi. Alla fine, come sempre, il log ci avviserà che il processo è stato completato e potremo chiudere il programma e naturalmente anche la cartella che lo contiene. Ma adesso andiamo a vedere se effettivamente questo restore ha avuto successo e quindi se su Google Chrome e Mozilla Firefox sono tornati i nostri dati. Andiamo ad aprire Google Chrome e vediamo che i nostri preferiti sono esattamente come li avevamo messi. Sarà successo lo stesso anche su Firefox? Apriamolo e vediamo che i preferiti sono esattamente tornati al loro posto. Naturalmente questo, come ho anticipato, vale per qualsiasi altra applicazione, non solo per i browser, e per qualsiasi altra impostazione che andiamo a dare. Anche questa app è figlia del programmatore Built by Bell, il softwareista tedesco che è anche il papà di Blotinosi e Blotbox che ti ho presentato qualche video fa. Naturalmente gli utilizzi di questa app non si fermano a quello che ti ho illustrato nel video, e cioè al caso di formattazione, ma oltre ad essere utile nel caso in cui tu voglia semplicemente disinstallare e reinstallare un'app sul tuo computer, io la trovo molto utile quando ho bisogno di avere le stesse impostazioni per app installate su computer diversi, ad esempio in studio e a casa. Quindi sono certo che riuscirai a trovare tanti utilizzi e questa app diventerà davvero insostituibile nel tuo pendrive, esattamente come lo è nel mio. Detto questo, siamo quasi arrivati alla fine del video, e dico quasi perché non posso non ringraziare Tony Leonardi e Riccardo Marinelli per essersi abbonati al canale. Inoltre voglio ringraziare tantissimo per i loro gentilissimi super grazie Mattia Stirone e Sergio. Grazie ragazzi, anche a voi per il vostro sostegno preziosissimo. Ok, ora siamo arrivati davvero alla fine. Ma prima di salutarti, innanzitutto ti ringrazio per aver visto questo video e naturalmente, come sempre, ti do appuntamento alla prossima.